Ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao a tutti, saluti qua di nuovo di Forza Italia Ciberspazio. Io penso che userò un po' più Forza Italia Giovani perché voglio lasciare chiaro che non parlo ufficialmente per quanto riguarda il partito Forza Italia, sono affiliato ma non sono a parlare ufficialmente, ok? Per quello userò un po' di più Forza Italia Giovani, che è il settore del partito dove ci sono nuovi esperimenti, giovani, gente giovane che si aggiunge al partito. Io sono molto nuovo nel partito, sono iniziato da 6-8 mesi ancora, ok? Così queste non sono parole ufficiali, ma guarda, qua Augustin Caceres, piacere per quello che mi vedono per la prima volta, qua nel mio canale c'è di più, vedi là, io sono a fare questi video più politici da 4-5 mesi e la ragione numero uno sono problemi miei, ok? Io sono cittadino italiano, io ho un'azienda negli Stati Uniti, ho un'altra azienda in Irlanda, io vendo prodotti alimentari da tutto il mondo e ho avuto un fatturato di 10-20 milioni di euro al 2018, ma ho avuto dei problemi che ho detto, sono già 2 anni che ho messo un po' tutti i miei affari un po' nel frigo perché ci sono problemi strutturali, problemi di sicurezza, problemi di legislazione. Io ho avuto dei problemi che ho avuto già prima. Io faccio le vendite internazionali da tutto il mondo come italiano e ho avuto problemi una volta, altre volte, così tu fai dei cambiamenti nella tua azienda quando tu dici, beh, ho avuto questo problema, adesso cambio questo, così non ho quel problema in più, fino a che sono arrivato nel 2018 che ho avuto problemi di nuovo, gli stessi formando in una forma più complessa, dove ho detto guarda adesso devo sistemare perché non posso seguire a lavorare con queste condizioni e ho davvero messo molta efficienza, molta energia nella sicurezza che abbiamo, carabinieri, polizia e anche avvocati e contratti e quella cosa di risolvere i miei problemi e mi sono diparato, imbattuto con che oggi sfortunatamente abitiamo un sistema tecnologico di ciberspazio, di tutto quello, ma con un sistema legale e con un sistema di sicurezza che ancora sta fermato nel 1800. La forma più facile di capire è il virus. Con tutta la tecnologia che ci sta, noi siamo oggi con una soluzione del Medioevo che è non respirare, usare la mascherina, non toccare le persone. Cioè, ci sono problemi che con tutta questa tecnologia, tutta questa cosa rivoluzionaria che abitiamo oggi, ma siamo ancora nel 1800, nel 1500, perché non c'è soluzione per quello ancora. Stessa cosa per la questione legale, per il ciberspazio, che è dove lavoro io. Io lavoro con vendite internazionali da 20 anni, da bambino, tipo molto lavoro sull'internet e così. Ho visto tutti i cambiamenti nella tecnologia, le possibilità tecnologiche di risolvere problemi, ma nella questione legale, nella questione di sicurezza, siamo ancora nel Medioevo, ok? Quello lo voglio lasciare che è il mio problema, per quello sono in politica. Ebbene, sono qua seguendo, io ho scelto Forza Italia, il mio partito, molto contento col partito, sono d'accordissimo con tutto quello che leggo, quanto più leggo più interesse, quanto più gente conosco tra Forza Italia ho più curiosità di conoscere di più, sono contento, ma questa settimana abbiamo avuto una sorpresa nella politica italiana, una sorpresa storica. Questa settimana è entrato alla politica il principe Emanuele di Savoia e siamo tutti... io sono stato quell'evento, io direi che è stato un evento storico, dato le possibilità di oggi, sono stato contento, sono andato io personalmente al webinar che ha fatto lui l'11 giugno alle 6 pomeriggio. Benissimo, buonissimo, lo ringrazio abbastanza al principe Emanuele per questo invito, che è stato, non è personale, è invitato pubblicamente, mi sono registrato, sono andato. Io ho visto nel chat in comune che c'erano 100 persone quando si iniziava e dopo hanno tolto il chat e non c'era più chat, ma diceva 108 persone, diceva 95 persone, dopo quando si era iniziato 105, ma dopo lui dice che erano 5.000, così
Io non so, io vado a altri webinar, non so, ma se dice lui che erano 5.000, non so, ma ok, è stato un potenziale di avere 5.000 sicuro, potenziale di avere 5.000 sicuro, ma questi eventi online sono molto difficili davvero perché sono un po' fastidiosi, e non interessa di quale argomento, sono un po' fastidiosi di andare, mettere l'auricolare, vedere, ma sono molto funzionali, hanno suo destino, una cosa un po' nuova e penso che continueranno, saranno una buona attrezzatura di comunicazione. Io questa settimana anche sono andato a compleanni, il mio compleanno anche la settimana scorsa c'era un evento in Zoom, così c'è un futuro abbastanza chiaro, ma è stato storico perché anche loro e noi è la prima volta di andare a questo evento, è stato molto buono. C'era un Rielo che stava in un webinar di Forza Italia, anche lui stava lì parlando un po' le stesse cose che aveva parlato l'altra settimana nel webinar di Forza Italia, anche lui ha parlato della industria, delle 7 industrie che lui ha, del problema di trasporto, il mercato internazionale, molto bene come industriale, ha parlato lui. Dopo c'era un'altra ragazza che è un'industria di cosmetica, ha anche parlato, c'era un banchiere americano che ha parlato, c'era un scrittore americano, Quorum, che ha anche parlato, c'era il designer di Pepsi Cola che lavora a New York e lui è un bravo ragazzo italiano che fa il design per la Pepsi Cola da tutto il mondo, ha parlato abbastanza bene anche lui, e c'era il professore Nocci che ha parlato di Milano, ok, buonissimo l'evento. Quello che ho avuto più connessione è che anche il gruppo di Principe Emanuele è internazionale globalizzato come io, perché anch'io come lui abbiamo vissuto all'estero, noi facciamo parte di questa comunità internazionale cosmopolita italiana che è da per tutto il mondo, siamo tantissimi, così noi abbiamo questa capacità di capire l'Italia, capire l'estero e siamo un po' in questo mondo globalizzato, ma non siamo globalizisti. Ci sono italiani che sono all'estero e non vogliono nessun affari con l'Italia, ci sono quelli come io, anche se vede come lui, che siamo molto attaccati all'Italia, anche se siamo all'estero, ok? Bene. La parte più importante nel mio lavoro, che è quello che è anche stato un oggetto predominante nel webinar, è stata la questione del Made in Italy e quel problema che abbiamo noi che lavoriamo con prodotti italiani e anche io che lavoro con prodotti da italiani in Argentina, in Brasile, anche il problema che l'italiano ha questa mentalità del prodotto, che è bella, il prodotto, il prodotto, il prodotto, il prodotto, e al finale tu stai lì per prodotto, prezzo, prezzo, prodotto, ma questa economia di servizi che abitiamo noi nel 2000 e anche questo delle finanze, tutto, io direi che quasi metà dell'economia mondiale oggi non è prodotto, per quello noi perdiamo tanta competenza per marchi che neanche si sa da dove vengono, ma fanno tutti gli investimenti nelle vendite, per quello sono io quel Bring Civilization Trust, che è quello di provare di sistemare questa questione che noi la sappiamo fare bellissimamente in Italia, ma non capiamo bene i costi e gli investimenti, forse l'importanza, lo facciamo come naturalmente, ma no, questo si deve fare professionalmente con un costo. Per quello vediamo tanti prodotti all'estero e tante volte usano il nome Italia, ma lo sono a vendere, ma se la gente le sta comprato, l'ha già consumito, e tu guarda, ma scusa, questo prodotto, no, questo non è una pasta italiana, questo non è prodotto in Italia, non ha gusto di pasta italiana, ma hanno fatto tutta la vendita, la gente ha comprato, mangiato, già passato, l'azienda ha fatturato, e noi siamo qua attaccati, no, perché noi usiamo il grano duro, perché la pasta è di buona qualità, perché il penne all'arrabbiata si fa di questa maniera, perché la pasta Alfredo non esiste in Italia, perché la carbonara non va con la crema, sai? A questa gente non gli importa, loro vendono, ma se il cliente vuole comprare con la crema, mettiamo la crema e vai via, ciao. E noi siamo qua in questo impasse che dobbiamo sistemare una soluzione con i produttori. Abbiamo il migliore prodotto, abbiamo il marchio più conosciuto del mondo, ma dobbiamo imparare a vendere. E il sistema, siamo così, non è che diciamo nuovo ordine mondiale, questo è l'ordine mondiale, era nuovo 20 anni fa, così, questo già è così, è un'economia di servizio
è un'economia dove l'economia reale non ha importanza, e per quello che mi fa un po', sono incuriosito un po', va adesso nel mondo che l'economia reale non esiste, viene la famiglia reale italiana e vuoi rientrare in politica, ma loro vogliono entrare in politica, l'ho visto al principe Emanuele, si è presentato nella media come che il suo ritorno alla politica, ma io ho visto un paio di interviste che non sono un po' d'accordo come sono state fatte, ma e penso che quello è un oggetto che forse devi parlare con Into the Sun Entertainment, che penso che è l'azienda che gli fa l'assessoramento al principe, che sono canali che non sono d'accordo. Io penso che lui non è stato bene preparato per presentarsi alla Zanzara Repubblica o alla RTL. Ci sono alcune cose che io, che lavoro con vendita e con marketing, non sono d'accordo, ma lui si è presentato, ma gli hanno domandato: tu vuoi tornare in politica? No. Più Italia non è un movimento, non è politica. Io non voglio candidatarmi a niente e non voglio creare nessun movimento. Ok, così io capisco, traducendo, che sarebbe filantropia. Io faccio un po' di studio prima di fare questo video, che è una ORG, penso che è una NGO, e questa azienda Into the Sun Entertainment, che è basata a Malibu, che penso che è l'azienda di marketing che ha un contratto con il principe Emanuele, fa filantropia, così penso che è un po' una storia filantropica, direi, di loro. Ma è interessante. Io ho visto punti in comune come questi che ho già spiegato, della parte internazionale, la parte del produce, sono cose che noi che siamo al mondo, dici, ma come mai in Italia è così, all'estero non è così, e tutte quelle cose belle che tutti noi parliamo dell'Italia, che siamo tutti appassionati, che ci sono in Italia. E dopo c'era anche la questione che ho avuto anch'io una cosa in comune, come ho spiegato in altri video miei, che io vengo un po' dell'alta gamma anch'io. Anch'io ho origini nobili, ma di tanti anni fa. Io sono discendente di Brian Boru, che è il re dell'Irlanda, sono discendente di Caceres, che lavorava per la corona spagnola, era un re qua in Sud America, di origine italiana anche lui, ma era imperiale, era dell'impero spagnolo qua. E anche Brian Boru in Irlanda, ci sono i castelli tutti, che è il re più conosciuto dalla Repubblica dell'Irlanda, l'isola dell'Irlanda. Anch'io sono discendenti, ma benvenuto signor principe Emanuele a quelli che hanno delle origini. La tua e la vostra è più recente, è seconda generazione, ma ci sono tantissimi in Europa che sono nella stessa situazione, che uno ha delle origini. Forse spiego quello, che non senti qualcosa in comune, che qualche volta ci sono alcune cose che tu vedi che una persona forse ha delle origini monarchiche, nel senso della preoccupazione, dell'altruismo, di voler aiutare tutti. Cioè, ci sono alcune cose, ma vediamo come segue. È stato abbastanza interessante. Io ringrazio per il webinar, è stato buono. Ci sono altri 3 che vengono in futuro, se qualcuno vuole vedere, è lì alla sua pagina www.piuitalia.org. Più Italia, lui dice che non è un partito politico, che è io direi che filantropia sarebbe, lui non ha usato questa parola, ma ha detto che non è un partito politico, non è nessun movimento. Altre cose che sì, ha detto lui, che lui è opposizione al governo, così in quell'aspetto lui è anche nello stesso lato di Forza Italia, nel senso che lui è opposizione al governo che ci sta. Se lui è opposizione, forse lui sta con noi, ma non l'ha lasciato chiaro. Io direi che lui non è con la Lega, che non è con Fratelli, che quello penso che è un po' troppo per le altre cose che ha detto lui. Lui sembra avere un rapporto con l'Europa molto, molto più naturale, come l'abbiamo noi di Forza Italia, come lo ha Berlusconi. E altri aspetti, alcune altre cose, ho avuto cose in comune, per esempio la storia della 5G, delle vaccine, lui non è contro. Anche io non capisco bene qual è tutto il dramma per quanto riguarda quello, ci sono troppe teorie cospiratorie e cosa di più. Cosa di più? Bene, è una persona che ha detto che ama l'Italia, vuole aiutare l'Italia, così a me mi ha aiutato un po' con questo webinar, mi ha interessato abbastanza a partecipare, così
un po' ha fatto, ma abbiamo bisogno di molto di più per risistemare le cose come sono. Io seguo qua con la mia storia particolare, che è il Bring Civilization Back Trust, che è quello di rialzare la nostra civiltà, specialmente tra il marketing e le vendite, che è quello che faccio io. Come possiamo lavorare con il servizio, il glamour, che c'è tanta domanda, ma di una forma genuina, italiana, e con i nostri costi rispettati, e anche la questione della giurisprudenza e della sicurezza per lavorare nel ciberspazio, che sono qua già da un anno già con questo, e seguo io con i miei Bring Civilization Back, i miei giudizi. Io ho aziende che molto preoccupate col prodotto, mi ha contrattato, io faccio delle vendite milionarie e dopo non mi hanno pagato. Ma scusa, c'è un costo, gente produttori che hanno beneficiato di vendite del mio lavoro e che dopo non vogliono pagare i costi, perché, ma guarda, non è magica, non è stato magica, ore di lavoro, io sono il venditore, io viaggio, biglietti aerei internazionali, visti. Io ho un problema con la monarchia thailandese, per esempio. Il governo della Thailandia mi ha scritto un messaggio bellissimo: scusa, io ho prodotto questi prodotti in Thailandia per l'export e sono trattato ma come di una forma terribile del produttore thailandese. Già sta con l'ambasciata thailandese a Londra da, non so, da 6 mesi, ancora non è risolto il problema. Stiamo parlando già di vendite di 10 o 12 milioni di euro. È gente che mi deve pagare 50.000 euro, 100.000 euro di lavoro, 2 anni, 3, 4 anni di lavoro, e non lo pagano. È un altro discorso che nel Bring Civilization Back, per quello vedo sintonia tra tutti che sono noi a protestare. Il principe, Berlusconi, Riello, il designer di PepsiCo, c'è una cosa in comune di noi, questi italiani che siamo dal mondo e che lavoriamo con tante cose, e dopo c'è anche il mio sentimento, che lo vedo con tanti altri, è quello di ricostruire l'Italia, perché io ho deciso, se per prendere rischio almeno per aiutare l'Italia, perché anch'io ho lavorato con la Thailandia, ho lavorato col Brasile, ho lavorato con l'America, e dopo mi sono arrepentito, e c'è questo problema e dobbiamo sistemarlo. Così va bene, guarda, una buona domenica a tutti, aspetto vi piacciono questo programma, noi seguiamo quei programmi avanti, e questa è stata la situazione di questa settimana, che è storica, ha occupato un po' il tempo nostro e di tanti altri mentali, siamo a pensare, ma Principe Emanuele di Savoia, tornato alla politica, ma dice che non è politica. Io capisco che è filantropia, ma è un movimento interessante, ci sono tante cose nuove risorgendo, la rinascita, la ripartenza, ma una cosa è sicura, dobbiamo fare qualcosa. Come stanno le cose già non funziona più, il nuovo ordine mondiale è già diventato vecchio, così adesso ci dobbiamo sistemare tutti e andare avanti, perché come stanno le cose oggi sono stranissime. Va bene, un saluto, Augustin Caceres qua, Forza Italia Ciberspazio. Va bene, un saluto, ciao ciao.